C'è un luogo nel cuore antico e selvaggio del mondo, dove la luce del sole non porta conforto, ma giudizio. Un luogo dove la fisica si piega al volere di forze sotterranee e dove, si dice, la terra stessa trattenga il respiro. Esiste un recinto di pietre grezze sulla vetta di una montagna sferzata dai venti, un'area proibita dove i corpi, varcata la soglia, smettono istantaneamente di proiettare la propria ombra, come se l'anima fosse stata strappata via o fosse già stata divorata da qualcosa di più grande e terribile della morte stessa. In quel cerchio di terra battuta, l'uomo è nudo di fronte all'universo, trasparente, ridotto a carne in attesa di una sentenza. Benvenuti su Sussurri dal Mito. Se la vostra idea della Grecia antica è fatta di filosofi che passeggiano in tuniche candide sotto i portici di Atene, di statue di marmo levigato e di una democrazia luminosa, stasera dovete dimenticare tutto ciò che credete di sapere. Dimenticate la civiltà, perché è solo una maschera sottile che indossiamo per non guardare l'abisso. Dimenticate la ragione. Oggi vi porto in Arcadia, una regione montuosa, aspra, chiusa in se stessa come un pugno serrato, una terra che i poeti dicono essere esistita prima della luna. Qui, tra foreste di querce millenarie i cui rami sembrano dita contorte e picchi rocciosi taglienti come lame, sopravviveva un rito così antico e spaventoso che persino gli storici dell'epoca, uomini abituati alla guerra e al sangue, ne parlavano a bassa voce, con un misto di scetticismo razionale e terrore reverenziale. Questa non è una storia di eroi che sconfiggono mostri con spade magiche. Questa è la storia di cosa succede quando l'uomo invita il mostro a sedersi alla sua tavola, sperando di poterlo controllare. Saliremo insieme sul Monte Liceo, la montagna del lupo, per assistere al rito segreto di Zeus Licaios. Mettetevi comodi, assicuratevi di non essere osservati dal buio alle vostre spalle e lasciate che i sussurri vi guidino lungo il sentiero proibito. La nostra storia inizia con il rumore ritmico e pesante di un respiro affannoso che rompe il silenzio dell'alba. Lo chiameremo Damarco. Non è un semidio, non ha sangue divino nelle vene. È un uomo di Parrasia, un atleta, un giovane forte nel pieno del vigore, con i muscoli scolpiti da anni di lotta e corsa. Ma oggi la sua forza fisica non gli serve a nulla. Oggi Damarco è solo una pedina in un gioco cosmico che dura da millenni. È stato scelto, o forse sarebbe meglio dire maledetto, per rappresentare la sua gente, il suo clan, nel rito che si compie ogni 9 anni sulla vetta del mondo conosciuto. Immaginate l'Arcadia, non come un idillio bucolico da cartolina, ma come una fortezza naturale di calcare grigio e ombre verdi, impenetrabile e ostile. È l'alba, ma il sole fatica a penetrare la coltre di nubi plumbe che si aggrappa alla cima del Monte Liceo come un sudario. Damarco cammina, i suoi sandali di cuoio scivolano sulle pietre umide. Il sentiero non è una strada maestra lastricata, è una cicatrice nella boscaglia, un viottolo stretto e tortuoso, battuto da generazioni di iniziati prima di lui, molti dei quali non sono mai tornati come uomini. L'aria è fredda, pungente, profuma di resina di pino, di terra bagnata dalla rugiada notturna e di qualcosa di metallico, persistente, forse l'odore delle rocce ferrose che affiorano dal terreno, o forse l'odore del sangue che quella terra ha bevuto avidamente per secoli, senza mai saziarsi. Mentre sale, il cuore di Damarco è un tamburo che batte un ritmo disperato contro la cassa toracica,
un suono che gli rimbomba nelle orecchie, coprendo il sibilo del vento. Perché lui sa, tutti in Arcadia sanno, anche se nessuno lo dice apertamente nelle piazze o davanti ai focolari domestici. Sanno che lassù, sulla vetta che domina la valle e che sembra toccare il cielo, non abita lo Zeus padre benevolo che siede sull'Olimpo, il re che garantisce la giustizia, l'ordine e l'ospitalità. No, lo Zeus del Monte Liceo è un'entità diversa, un volto del dio che l'umanità preferirebbe dimenticare. È lo Zeus primordiale, lo Zeus delle tempeste improvvise e distruttrici, lo Zeus che esige, che prende, che divora. È il dio che, eoni prima, era sceso alla tavola di re Licaone e aveva scatenato l'orrore. La leggenda risuona nella mente di Damarco a ogni passo pesante, vivida come se fosse accaduta ieri. Si racconta che Licaone, il primo re di questa terra selvaggia, fosse un uomo di empietà e curiosità smisurate, un sovrano che non temeva il confine tra sacro e profano. Quando il padre degli dei scese tra i mortali, camuffato da povero viandante per testare la loro pietà, Licaone non gli offrì semplicemente ospitalità, come imponeva la legge sacra. Volle sfidare l'onniscienza divina. Con una freddezza che gela il sangue, uccise uno dei suoi stessi figli, il piccolo Nittimo. Ne smembrò il corpo ancora caldo e lo fece bollire insieme alle carni di capre e tori, servendo quell'abominio fumante al dio, per vedere se l'avrebbe riconosciuto. Zeus, disgustato e furioso, rovesciò la tavola con un fulmine che incenerì la reggia e punì il re non con la morte rapida, che sarebbe stata una pietà, ma rivelando la sua vera natura interiore. Licaone fu trasformato in un lupo, condannato a ululare invece di parlare, a cacciare a quattro zampe invece di regnare dal trono, a portare fuori la bestialità che aveva covato dentro per tutta la vita. Ma il terrore vero, quello che fa tremare le mani di Damarco mentre si aggrappa alle radici sporgenti per superare un crinale ripido, è che quella maledizione non è finita con il re. Non è rimasta una favola. È diventata un rito. È diventata legge. La salita si fa più ardua. La vegetazione cambia drasticamente. Le maestose querce lasciano il posto a pini contorti, nani, piegati da venti che non smettono mai di soffiare, simili a vecchi sofferenti pietrificati nell'atto di fuggire dalla vetta. Damarco non è solo in questo viaggio. Davanti a lui e dietro di lui, avvolti in mantelli di lana grezza tinta di grigio che li rendono simili a spettri o a ombre viventi, camminano i sacerdoti del culto. Non parlano tra loro, non si voltano mai. I loro volti sono nascosti dai cappucci, ma i loro movimenti sono carichi di una solennità minacciosa, meccanica. Portano ceste coperte da panni scuri, anfore di vino denso e nero come il sangue, e coltelli di ossidiana che non riflettono la luce, lame vulcaniche affilate come rasoi, destinate a tagliare carni che non dovrebbero essere tagliate. Il silenzio sulla montagna è innaturale, quasi assordante nella sua pienezza. Non ci sono uccelli che cantano per salutare il giorno, non ci sono cicale che friniscono, non si sente il fruscio di piccoli animali nel sottobosco. È come se la natura stessa si ritraesse di fronte a ciò che sta per accadere, trattenendo il fiato per non attirare l'attenzione del dio. Damarco
Sente il sudore freddo colargli lungo la schiena, inzuppando la tunica leggera, nonostante il gelo tagliente dell'altitudine. Si chiede, per la 1000ª volta, perché sia toccato a lui. È un onore, dicono gli anziani del villaggio con occhi bassi. Partecipare ai misteri del liceo garantisce la protezione della città, la fertilità dei campi, la benevolenza del cielo. Ma il prezzo? Il prezzo è un segreto che si porta nella tomba, o che trasforma la tomba in una tana. Arrivano infine al Temenos, il recinto sacro sulla vetta. Non ci sono templi di marmo bianco qui, non ci sono colonne scanalate, fregi dorati o statue maestose. C'è solo un'area circolare di terra battuta, brulla, circondata da pietre grezze disposte in un ordine antico, e al centro un altare che non è fatto di pietra lavorata, ma di ceneri. Sono le ceneri accumulate dei sacrifici di 1000 anni, strato su strato, ossa calcificate e terra impastata di grasso bruciato e sangue rappreso, che formano una collinetta grigia e spettrale, alta e silenziosa, testimone di innumerevoli orrori. Da Marco varca la soglia del recinto e sente fisicamente qualcosa cambiare nell'aria. Una pressione improvvisa, come se la gravità fosse aumentata. Un'elettricità statica che fa rizzare i peli sulle braccia e secca la gola. La leggenda dice che chi entra nel Temenos perde la propria ombra. Da Marco, con il respiro mozzato dalla paura, abbassa lo sguardo a terra. Il sole sta fendendo le nubi proprio ora. Una lama di luce pallida e malata che colpisce il gruppo di uomini. Vede le ombre lunghe e distorte delle pietre perimetrali. Vede l'ombra imponente dell'altare di cenere. Ma quando guarda i suoi piedi, ha un capogiro violento. È un trucco della mente suggestionata. È l'angolazione impossibile della luce su quella vetta maledetta. O davvero la sua sagoma scura si è rifiutata di seguirlo lì dentro, rimanendo fuori dal cerchio sacro, come un cane fedele che guaisce e non vuole entrare nel mattatoio, sapendo che lì dentro l'umano cessa di esistere. La sensazione di non proiettare ombra è vertiginosa, nausea l'anima. Ci si sente trasparenti, irreali, esposti allo sguardo indagatore del cielo, senza alcuna protezione, senza alcun ancoraggio alla terra. Ci si sente già fantasmi, prima ancora di morire. I sacerdoti, impassibili, iniziano a preparare il fuoco sacro sull'altare di cenere. Non usano legna comune, ma rami scelti di quercia, secchi, che prendono vita con una fiamma quasi invisibile alla luce del sole, ma che emana un calore infernale, distorcendo l'aria sopra l'altare. Da Marco viene fatto avvicinare, spinto delicatamente ma con fermezza, da mani che sembrano fatte di legno vecchio. Lì, legati con corde di canapa grezza, ci sono gli animali sacrificali. Capre dagli occhi rettangolari che fissano il vuoto, tremanti ma stranamente silenziose, come se accettassero il loro destino. E poi c'è altro. C'è una cesta che viene aperta solo all'ultimo istante. Da Marco distoglie lo sguardo. Chiude gli occhi con forza, fino a vedere macchie colorate nel buio delle palpebre. Non vuole vedere. Sa cosa prevede il rito. Lo sa dai sussurri delle nutrici, dalle storie raccontate a bassa voce per spaventare i bambini. Storie che però in Arcadia non sono favole, ma cronache. Sa che il sacrificio a Zeus Licaios richiede un tributo di sangue che va oltre l'animale.
richiede la violazione del tabù supremo. Il mito e la realtà si fondono in un incubo a occhi aperti. I sacerdoti intonano un canto basso, gutturale, una litania in una lingua che non è greco, ma qualcosa di più antico, preellenico. Suoni che imitano il vento che urla tra le rocce e il ringhio sommesso delle fiere in caccia. Il coltello di ossidiana si alza, nero, contro il cielo grigio. Il sangue scorre. L'odore del rame riempie l'aria, dolce, ferroso e nauseabondo, mescolandosi al fumo grasso e denso della carne che inizia a sfrigolare sulle braci ardenti. Ma il momento cruciale, il vero vertice dell'orrore, non è l'uccisione, è il banchetto. La carne viene tagliata, sminuzzata, mescolata con cura maniacale. Pezzi di capra, pezzi di cervo e un singolo, piccolo pezzo di carne diversa. La carne di un sacrificio umano, un prigioniero o forse un bambino, compiuto nel segreto più assoluto prima che il sole sorgesse. È questa la prova. È questa la roulette russa dell'anima che si gioca da secoli sul monte Liceo. I sacerdoti porgono ad Amarco e agli altri iniziati delle ciotole di terracotta fumanti, uno stufato sacro, scuro e denso. Mangia, ordina il sacerdote più anziano, la voce secca come foglie morte che si sgretolano, gli occhi nascosti nell'ombra del cappuccio che brillano di un fanatismo gelido. Mangia e accogli il Dio dentro di te. Mangia e lascia che il destino decida la tua forma. Damarco fissa la carne scura nella ciotola. Il vapore gli colpisce il viso, portando con sé un aroma che il suo stomaco rifiuta con violenza. Il suo istinto di sopravvivenza urla di scappare, di lanciare via quella ciotola maledetta, di correre giù per la montagna fino a rompersi il collo tra le rocce, pur di non partecipare a quell'abominio. Perché la legge del rito è ferrea, immutabile come le stelle. Chi, per sorte avversa o per maledizione divina, mangerà il boccone di carne umana mescolato a quella animale, non scenderà dalla montagna come uomo. La bestia che è dentro di lui, risvegliata dall'atto supremo di cannibalismo, prenderà il sopravvento fisico e mentale. Diventerà un laikos, un lupo. Per 9 lunghi anni dovrà vagare nelle terre selvagge, esiliato dall'umanità, schiavo della fame. Damarco trema così forte che la ciotola vibra nelle sue mani. Guarda gli altri iniziati accanto a lui. Sono pallidi, sudati, terrorizzati quanto lui. Nessuno sa quale ciotola contenga la condanna. È il giudizio di Zeus. Se sei puro, se il destino ti è favorevole, mangerai solo carne animale e tornerai a casa con un segreto terribile, ma con la forma umana intatta. Se c'è un'ombra nel tuo cuore che il Dio vuole portare alla luce, o se sei il prescelto per espiare le colpe della comunità attraverso la mostruosità, i tuoi denti incontreranno la carne del tuo simile. La mano di Damarco si muove, lenta, come guidata da fili invisibili manovrati da burattinai crudeli. Porta il cibo alla bocca. Le labbra si aprono contro la sua volontà. Il sapore è intenso, affumicato, selvatico, coperto dalle spezie amare, ma inconfondibile nella sua consistenza. Mastica, deglutisce. Il silenzio sulla cima del monte diventa assoluto, tombale. Il vento cessa di colpo. Tutto si ferma. Per un istante
un singolo battito di cuore. Non succede nulla. Da Marco pensa di essere salvo. Respira, quasi singhiozzando di sollievo. Poi il calore inizia. Non è il calore del cibo nello stomaco, è un incendio che parte dalle viscere profonde e si irradia verso l'esterno, verso la pelle, verso le ossa. È un bruciore liquido, acido, che invade le vene come veleno o come lava. Da Marco si porta le mani alla gola, boccheggiando, cercando aria che sembra non bastare più. La ciotola cade a terra, frantumandosi in 1000 pezzi, e il suono è assordante nel silenzio, come un tuono. I sacerdoti lo guardano. Non c'è pietà nei loro occhi, non c'è sorpresa. C'è solo la fredda conferma di un rito che sia compiuto correttamente. Fanno un passo indietro, allontanandosi dal cerchio, lasciandolo solo. Da Marco cade in ginocchio nella polvere. Il dolore è atroce, impossibile da descrivere con parole umane. Sente le ossa che scricchiolano, che si rompono e si risaldano in forme diverse sotto la pelle che tira, prude, brucia come se fosse in fiamme. La sua colonna vertebrale si inarca, allungandosi con schiocchi disgustosi. La sua vista si offusca, il mondo perde i contorni noti. I colori cambiano. Il grigio delle rocce diventa nitido, vibrante, pieno di dettagli microscopici. L'odore del sangue sull'altare, che prima lo nauseava fino al vomito, improvvisamente diventa invitante, dolce, necessario. Un desiderio, una fame che non ha nome in lingua umana, esplode nella sua mente, cancellando la paura, cancellando i ricordi, cancellando da Marco, lasciando spazio a qualcos'altro che premeva per uscire. Il giovane atleta apre la bocca per urlare, per chiedere pietà alla madre, agli dei, a chiunque, ma dalla sua gola deformata non esce una preghiera, non esce un nome. Quello che lacera l'aria rarefatta e sacra del Monte Liceo è un suono rauco, profondo, prolungato, che gela il sangue nelle vene di chi ascolta. Un ululato. Il mondo, quando lo guardi attraverso occhi gialli e obliqui, non è più un luogo di forme, concetti e colori sfumati, ma diventa un universo brutale di odori penetranti e movimenti scattanti. La trasformazione di Da Marco non era stata una magia scintillante e rapida come quelle cantate nelle favole dei poeti per intrattenere le corti. Era stata un'agonia lenta, una demolizione sistematica dell'essere. Da Marco ricordava, in modo confuso e frammentato come in un delirio febbrile, il dolore atroce delle giunture che si invertivano, scardinando l'anatomia umana, la pelle che si spaccava, lacerandosi per lasciare spazio alla pelliccia ispida e scura che emergeva dal sottocute, la mascella che si allungava deformando il cranio fino a spezzargli i denti piatti da uomo per far posto alle zanne ricurve da predatore. Era stato come morire, ma senza la pace del nulla. L'uomo Da Marco era morto spiritualmente su quell'altare di cenere, schiacciato dal peso schiacciante del tabù infranto, sacrificato alla fame del Dio. Ora, sulla montagna, c'era solo il lupo. I primi giorni furono un incubo di confusione sensoriale e terrore puro. La bestia correva senza una meta precisa tra i boschi fitti e intricati dell'Arcadia, spinta da un panico cieco, inciampando nelle sue nuove zampe.
I suoi sensi erano amplificati a dismisura, rendendo il mondo un luogo assordante. Il fruscio insignificante di un topo tra le foglie secche suonava come una frana rovinosa. L'odore di un altro predatore a miglia di distanza era un campanello d'allarme che gli esplodeva nel cervello. Ma la cosa peggiore, la vera tortura di Zeus Licaius, era la mente. La maledizione non cancellava completamente la coscienza umana, non offriva l'oblio dell'istinto puro. Quella era la vera, raffinata punizione. Damarco era ancora lì, sepolto vivo sotto strati spessi di istinto animale, intrappolato in un corpo mostruoso che non rispondeva ai suoi comandi razionali o morali, ma solo agli impulsi chimici della carne e del sangue. Era un passeggero impotente e urlante in una macchina biologica perfetta per uccidere. Si fermava a bere a una pozza d'acqua e, guardando il riflesso, vedeva il muso di un mostro. Guardava le sue zampe anteriori, artigliate, potenti e sporche di terra, e la sua memoria umana sovrapponeva l'immagine delle mani che avevano lanciato il disco nello stadio, le mani che avevano accarezzato il volto di una donna amata, le mani che avevano pregato. Ora quelle mani servivano solo a correre, a scavare e a lacerare. La fame divenne presto la sua unica divinità, il suo unico orizzonte. Non era la fame dell'uomo, che si soddisfa con il pane, il vino e la conversazione conviviale. Era una voragine nera nello stomaco, un dolore fisico acuto che lo spingeva a cacciare con una ferocia che l'uomo Damarco avrebbe giudicato abominevole. E cacciò. Imparò a tendere agguati a lepri, cerbi, cinghiali. Sentiva i muscoli scattare come molle, le zanne affondare nella carne viva, il sapore caldo e ferroso del sangue che zampillava in gola e, per un orribile, vergognoso istante, ne godeva. La parte bestiale esultava per il nutrimento, per la potenza, mentre la parte umana piangeva silenziosamente nel buio profondo della sua coscienza, inorridita da ciò che era diventata. Passarono le stagioni, scandite non dal calendario civile, ma dal mutare del clima e delle prede. L'inverno portò la neve, che copriva l'Arcadia di un silenzio bianco e mortale. Il lupo imparò a scavare tane nel fango ghiacciato per non morire assiderato, a dormire con un occhio aperto, a temere i pastori armati di lance e i loro cani. I cani, i suoi lontani cugini domestici, che abbaiavano furiosi e spaventati contro di lui, percependo forse l'innaturalezza della sua esistenza, l'odore sbagliato di un essere che non apparteneva né al mondo animale né a quello umano. 9 anni. La condanna dell'oracolo era stata chiara e inappellabile. 9 cicli solari da passare nell'esilio della natura selvaggia, lontano da ogni focolare, da ogni voce amica. Ma c'era una clausola in quella sentenza, una speranza sottile come un filo di ragnatela, ma resistente come il ferro temprato. I sacerdoti lo avevano sussurrato prima del rito, come un ultimo viatico crudele. Se nei 9 anni di forma lupesca si fosse astenuto dal mangiare carne umana, sarebbe tornato uomo. Se avesse ceduto alla tentazione suprema, se avesse assaggiato di nuovo il frutto proibito, completando la discesa nell'abisso, sarebbe rimasto lupo per sempre, perdendo anche quell'ultimo brandello di anima che ancora gridava dentro di lui. E la tentazione arrivò. Oh, se arrivò.
non come un pensiero razionale, ma come un'opportunità biologica. Accadde durante il quinto inverno, il più rigido a memoria d'uomo o di lupo. Il gelo aveva ucciso la selvaggina o l'aveva spinta a valle. Il lupo era ridotto a pelle e ossa, barcollante, la pelliccia opaca e piena di parassiti, le costole sporgenti come archi di una nave naufragata. La fame non era più un dolore, era una follia che annebbiava la vista. Si avvicinò a un villaggio isolato, attirato inesorabilmente dall'odore del fumo dei camini e della vita. Vide ai margini del bosco un bambino che si era allontanato troppo dalle case per raccogliere legna secca. Un piccolo essere fragile, lento, avvolto in panni pesanti, carne morbida e calda che pulsava di sangue. L'istinto del predatore prese il sopravvento assoluto. I muscoli posteriori si tesero, la bava densa colò dalle fauci aperte, gli occhi si fissarono sulla preda facile. Sarebbe stato semplice. Un balzo silenzioso, un morso netto alla gola per spezzare il respiro, e il calore sarebbe tornato nel suo corpo, salvandolo dalla morte per inedia. La bestia ringhiò sommessa, pronta all'attacco fatale. Ma da Marco, l'uomo sepolto sotto anni di silenzio e sangue animale, si svegliò di colpo. In quell'attimo di tensione estrema, sospeso tra la vita e la dannazione, combatté la battaglia più dura e violenta della sua esistenza. Non contro un nemico esterno armato di lancia, ma contro le proprie sinapsi, contro la chimica del suo stesso corpo. Urlò con tutta la forza della sua volontà dentro la sua testa, impose la memoria della legge umana, la memoria della pietà, il volto di sua madre, il terrore di perdersi per sempre. Il lupo si fermò a mezz'aria nel balzo, inciampando e atterrando goffamente sulla neve dura. Ansimò, contorcendosi come se fosse stato colpito da una freccia invisibile. Guardò il bambino, che ora lo fissava terrorizzato, paralizzato con la legna che gli cadeva dalle mani. Gli occhi gialli antichi della bestia incontrarono quelli scuri e innocenti del bambino, e in quello sguardo tra predatore e preda non passò la morte. Passò una strana, profonda, infinita tristezza, una pietà che non apparteneva al bosco. Il lupo emise un verso strozzato, si voltò e corse via, zoppicando, verso il gelo della foresta profonda, scegliendo la fame, scegliendo la sofferenza atroce della morte per stenti, pur di non varcare l'ultima soglia, pur di non cancellare da Marco per sempre. 9 anni passarono, lenti come secoli. L'alba del giorno stabilito, il primo giorno del 10° anno, trovò il lupo sulle rive di un fiume sacro ai piedi del Monte Liceo. Era vecchio ora, il corpo segnato da decine di cicatrici di scontri con altri branchi e orsi, un orecchio strappato, stanco, di una stanchezza che penetrava le ossa. Si immerse nell'acqua gelida della corrente. Sentì il freddo penetrare, lavare via lo sporco incrostato, il sangue secco di 1000 prede, l'odore di selvatico che era diventato la sua pelle. E poi il dolore tornò, quello stesso dolore atroce, sismico, di 9 anni prima, ma al contrario. Le ossa si accorciarono e si dilatarono con schiocchi umidi. La pelliccia cadde a ciocche pesanti nell'acqua, venendo portata via dalla corrente. Il muso
si ritrasse schiacciandosi. Le zanne rientrarono nelle gengive sanguinanti. Da Marco urlò sott'acqua, un urlo che iniziò come ululato e finì come grido umano. Quando emerse dal fiume, boccheggiando, era nudo, tremante, umano. Si guardò le mani, le sollevò contro il sole pallido. Erano mani d'uomo, ma segnate, ruvide come corteccia, con le unghie ancora troppo dure e spesse. Si toccò il viso con incredulità. La barba era lunga e incolta, i capelli arruffati come una criniera. Tornò alla città di Parrasia, camminando lentamente. La gente lo guardava con orrore e rispetto, scansandosi al suo passaggio, come si guarda un morto che cammina o un demone tornato dall'Ade. Nessuno gli chiese dove fosse stato per 9 anni. Tutti sapevano, ma nessuno osava pronunciare la parola lupo. Il tabù era ancora intatto. Da Marco riprese la sua vita, o almeno ci provò. Tornò ad allenarsi nel ginnasio. Divenne, secondo le cronache che Pausania ci ha tramandato, un pugile formidabile, capace di vincere la corona d'ulivo ai Giochi di Olimpia. Si diceva che combattesse con una ferocia controllata ma terrificante, che i suoi avversari, guardandolo negli occhi prima dell'incontro, vedessero qualcosa che li paralizzava, qualcosa che spegneva il loro coraggio. Non vedevano un uomo, vedevano l'abisso, vedevano la fame di un predatore che sa esattamente dove colpire per uccidere. Ma da Marco non fu mai più lo stesso. L'anima non guarisce da una metamorfosi. Non mangiò mai più carne di nessun tipo. Il solo odore del grasso che sfrigolava sul fuoco lo faceva impallidire e tremare. Viveva di pane, fichi e acqua. E nelle notti di luna piena, quando il vento soffiava giù dalle cime del monte Liceo, portando l'odore resinoso dei pini e quello metallico delle rocce, da Marco si chiudeva in casa. Sbarrava le finestre con assi pesanti, spegneva ogni lume e si rannicchiava nell'angolo più buio della stanza, tremando e sudando freddo, perché sapeva la verità. Sapeva che la bestia non se n'era andata. La bestia non era svanita nel fiume, si era solo ritirata, accucciata nel buio profondo della sua anima, in attesa. Aspettava un momento di debolezza, un eccesso di rabbia, un morso di fame troppo forte. Da Marco aveva imparato, a prezzo della sua umanità, che il confine tra l'uomo civile che cammina nell'agora discutendo di leggi e il predatore che sbrana nel bosco è sottile come una pelle di cipolla. Bastava un rito sbagliato, bastava un momento di disperazione, bastava un ordine crudele degli dei per strapparlo via. Questa è la lezione oscura del Monte Liceo, sussurrata ancora oggi dal vento tra le rovine pietrose dell'Arcadia, dove non si proiettano ombre. Non temete i lupi che ululano alla luna nelle foreste lontane. Temete l'uomo che nel segreto inconfessabile del suo cuore invidia la loro libertà senza morale e la loro fame senza colpa. Temete il momento in cui le ombre spariscono, perché è lì che la vera natura si rivela, nuda e affamata. E forse, se ascoltate attentamente nel silenzio della vostra stanza, ora che la storia è finita, sentirete anche voi un'eco lontana, un raspare leggero. Non è fuori dalla finestra, è dentro di voi. È il vostro lupo
che gratta alla porta chiusa della ragione, chiedendo, sottovoce, di essere nutrito. Grazie per aver ascoltato Sussurri dal mito. Se avete il coraggio di esplorare altre ombre e di guardare in faccia altri mostri, iscrivetevi al canale. Lasciate che il mito vi parli ancora, prima che il buio vi raggiunga. Alla prossima storia.